ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日は本物のスペシャリストに聞く本当の話第2弾として、エルミニのオーナーであるエルジェニオ・エルコリさんにお話を伺いたいと思います。エルジェニオさん、よろしくお願いします。Sì, allora Ermini nasce come costruttore nel 1947 e in realtà lui costruisce dei motori applicando una testa in alluminio bialbero, quindi twin cam, sul basamento del Fiat 1100. Praticamente riesce a raddoppiare la potenza del motore Fiat 1100 da circa 35-40 cavalli a 80-85 cavalli e con questi motori riesce nel 1950 a vincere il campionato italiano categoria sport fino a 1100. Alla fine del 50 lui decide di fare anche tutto il resto del motore, quindi compreso il basamento motore a 5 supporti di banco, tutto in alluminio, e costruisce quindi i suoi motori modello tipo 114 in varie cilindrate 1100, 1350 e 1430. Con cui corre tante gare, tra cui Targa Florio e 1000 miglia. Oggi abbiamo provato le Ermini 357, questo è il nome del modello, carrozzata da Scaglietti, uno dei 3 esemplari carrozzati da Scaglietti. La macchina è stata costruita nel 1955 per correre la 1000 miglia in classe 1500. È l'unica macchina che Ermini ha iscritto alla 1000 miglia con il motore da lui aumentato nella cilindrata fino a 1430 di cilindrata. La macchina era pilotata dal pilota Libero Bindi ed partiva alle 6:02 di mattina, e da lì il numero che vede sulla macchina, quindi 6:02. Purtroppo si ritirò per un guasto banale e non riuscì a concludere la gara, però si rifece qualche gara dopo alla Parma Poggio di Berceto, che era una classica gara in salita valida per il campionato europeo, lunga 27 km, in cui lui riuscì brillantemente a vincere la classe 1500, arrivando nono assoluto e mettendosi dietro una Porsche 550 preparata da Faccetti di Luigi Messidaglia. E nel tratto del Boschetto, era un tratto cronometrato in salita, venne cronometrato a una velocità di 174 km all'ora. Sì, poi la macchina ha tanta alta storia, se volete la racconto tutta, ma diventa lunga poi l'intervista. Quindi dopo la vittoria brillante alla Parma Voce di Berceto, la macchina venne iscritta a varie altre gare, e la peculiarità di poter cambiare motore da 1100 di cilindrata a 1500 scaturì un po' di sospetti da parte delle squadre avversarie tipo Osca, Stanguellini. Difatti al circuito del Mugello la stessa macchina, sempre con Libero Bindi, corse in categoria 1100 questa volta, e siccome vinse brillantemente la macchina gemella di Pagliai, venne esposto reclamo da parte della Osca perché pensavano che ci fosse un motore più grosso di cilindrata. In realtà poi venne verificato che il motore era 1100. Veniva sostituito nell'arco di un paio d'ore nell'officina di Ermini, questo motore veniva messo dal 1100 al 1500. Poi questa macchina qui ha corso anche la Targa Florio nel 1956, in cui ebbe un incidente sulle Madonie durante la gara, e il frontale della macchina, il musetto, venne aggiornato come lo vedete adesso in questa configurazione. Poi la macchina venne venduta a un pilota Gentleman Drivers, un certo signor Giovanni Boncristiani, con cui ha corso tantissime altre gare, la Coppa della Consuma, la Spoleta Monteluco, è andato a correre di nuovo la Targa Florio, ha fatto tantissime altre gare e ha finito la sua carriera negli anni 60 in mano a un altro pilota fiorentino. Allora, qui stiamo parlando di una barchetta, di una sport, quindi era una macchina nata per le corse su strada, perché non esistevano ancora le corse su pista o stavano appena iniziando, ed è una macchina che si caratterizza soprattutto per la sua leggerezza. È una macchina molto leggera, ha un telaio tubolare in acciaio, una carrozzeria in alluminio leggerissima e un motore interamente in alluminio. In questo caso si parla sempre di un motore bialbero con addirittura la doppia accensione, quindi twin spark, con 2 candele per cilindro,
è appunto un motore ora in questo momento ora monta un motore portato a 1230 di cilindrata, ha un differenziale in alluminio con i canotti in acciaio, molto leggera la macchina, pesa appena 620 kg ed ha un rapporto peso-potenza molto interessante perché siamo sulla potenza dell'ordine dei 100-110 cavalli e si guida molto, molto, molto bene ed è molto scattante e maneggevole anche se la vedete con queste gomme di misura molto stretta, ma è una caratteristica di quasi tutte le sport degli anni 50. Essendo molto leggere le macchine non potevano avere pneumatici larghi, altrimenti non ci sarebbe stato grip sufficiente per poter fare le curve velocemente. È una macchina che rispetto a una macchina, tra virgolette, di serie moderna è molto scorbutica, nel senso va guidata molto di sterzo, quindi bisogna andare in derapage e dall'acceleratore. La macchina, i freni praticamente non si toccano quasi mai perché ha un rapporto di compressione molto alto il motore, quindi basta scalare le marce e come frenare fortemente con una macchina così leggera. Quindi la macchina va guidata di sterzo, di acceleratore e con un po' di cattiveria. Chiaramente è una macchina con cui ho fatto diverse rievocazioni anche di 1000 miglia e la adopero costantemente, quasi tutti gli anni, per fare dei raduni. E rispetto appunto a macchine di serie è una macchina molto neutra, quindi ha un assetto piatto, abbastanza scomoda, rigida, è proprio una sport, è una macchina da corsa. Allora, questa è una macchina appunto che ha corso nel 55 con un pilota che si chiamava Bindi, il quale era un pilota molto veloce, era un giovane promettente, infatti Ermini gli affida questa macchina con il motore più potente. Se non che, essendo così esuberante, questo pilota spesso non portava a termine le gare perché spingeva troppo il motore e rompeva. Per esempio, nel 1955 questa macchina ha corso il trofeo Super Corte Maggiore che si correva sull'autodromo di Monza, tra cui c'era anche da fare la famosa sopraelevata, quindi l'anello di alta velocità. E la macchina si qualificò con il 22esimo posto, mettendosi alle spalle addirittura un paio di Ferrari 3000 di cilindrata, era più che il doppio di cilindrata, però la macchina dopo 7-8 giri, tra cui appunto Bindi spingeva molto la macchina sull'anello di velocità, non resse la fatica e quindi ruppe. Però appunto queste sono macchine, come dicevo prima, molto, molto compresse, sono motori molto spinti e quindi bisognava avere anche un pochino di tecnica per poter fare delle gare lunghe. E infatti la macchina poi venne venduta a questo signore, questo altro pilota, Buoncristiani, il quale con questa macchina riuscì a ottenere buoni risultati anche alla Targa Florio, che era una manifestazione molto lunga, perché era una macchina che bisognava mantenerla sempre con una giusta velocità di rotazione, bisognava adoperare molto meglio il cambio, quindi andava mantenuta perché potesse durare più a lungo. E anche l'assistenza era fondamentale, una macchina così che aveva una meccanica abbastanza complessa, spesso doveva essere riportata in officina da Ermini dal suo costruttore per poterla mettere a punto. Poi potrebbe essere interessante raccontare la storia di Scaglietti Ferrari, per esempio, che è una cosa famosa, lo sanno anche in America, perché poi ti racconto un altro aneddoto. Questa macchina, una di queste macchine delle tre Scaglietti, finì in America e hanno fatto le Devin. Non so se lui conosce le Devin Car. Devin. Non so se... You know Devin Car? Devin Car. Devin Car is a use-made, the car in use-made, ed erano fatti con la carrozzeria copiate da un Ermini Scaglietti, in vetro resina, ma ne hanno fatte 400-500. Se te guardi i filmati del Maggiolino tutto matto, sai il Maggiolino Herbie? Ogni tanto vedi delle macchine da corsa e sembrano delle Ermini perché sono la carrozzeria di vetro resina fatte, copiate da un Ermini. Capito? Perché una macchina è finita in America, in USA. E l'altra cosa che ti dicevo da raccontare potrebbe essere quella appunto della carrozzeria Scaglietti. Quella è interessante, una storia interessante. Allora, tutto nasce perché nel 1971 mio padre
e durante un raduno a Brescia, con un'altra macchina, aveva un Amilcar del 1926, vide da un amico, Edoardo Tencone, una Ermini. La macchina era una barchetta molto simile a questa, gli piacque molto e nel parlare con questa persona gli disse: guarda, era una macchina prodotta a Firenze, mio padre non conosceva la storia di Ermini, e dice: so che ce n'è una a Firenze, ce l'ha un amico che correva, che mio padre torna da questo raduno di Brescia e riesce a rintracciare il proprietario di questa macchina e l'acquista. La macchina viene comprata con il motore smontato, era tutta rotta e non riusciva a trovare un meccanico in grado di riparare e di rimontare il motore, e quindi negli anni '80 riuscì a contattare il capo officina dell'Officina Ermini, un certo Rodolfo Salvadori, il quale tutti i fine settimana, il sabato e la domenica, veniva nel garage di casa a aiutare mio padre a rimontare questa macchina. Io ero un ragazzino, ero un bambinello, e mi ricordo che cominciavo a fargli domande a questa persona che mi raccontava: avevano fatto la 1000 miglia, tutte le gare più importanti, avevano corso con Biondetti, e quindi io mi sono appassionato, ho cominciato a fare domande e a ricercare anche i vari meccanici che lavoravano nell'officina, i vari piloti, e quindi ho raccolto in 30 anni fotografie, notizie, ritagli di giornale, documenti, classifiche, fino a appassionarmi proprio a questo marchio e arrivare a comprare altre 3 Ermini storiche. Qui appunto ne avete un'altra, poi all'interno ce n'è un'altra ancora, e quindi mi sono appassionato sulla storia di questo marchio perché appunto ho avuto la fortuna di conoscere il capo officina. Ermini purtroppo morì molto giovane, morì nel 58, aveva solo 53 anni, ma il capo officina appunto ha frequentato questo garage per una decina d'anni, e quindi io mi sono appassionato ai suoi racconti e alla sua storia, e da lì poi ho fatto le mie ricerche. Quindi tutto nasce dalla ricerca di mio padre per questa macchina. Allora, nel 2022 sono stato chiamato per fare la comparsa nel film che uscirà quest'anno, del 2023, del regista Michael Mann, su Ferrari. Sono stato chiamato a Modena in una carrozzeria che era stata ricostruita come la carrozzeria Scaglietti, era stato rifatto anche dei modelli, degli sbozzi di alcune Ferrari 750, e appunto Michael Mann, il regista, che è un regista molto meticoloso, puntiglioso, ha voluto delle vere Scaglietti, e quindi ha voluto questa macchina come comparsa nel film, perché appunto lì si girava una scena in cui l'attore Adam Driver, appunto, che interpretava il ruolo di Ferrari, andava a visitare la carrozzeria Scaglietti, e quindi è stato molto divertente e anche molto interessante. Allora, devo dire che appunto, essendo poi proprietario di ben 4 Ermini, poi ho avuto anche il coraggio e la voglia di costruire anche un'Ermine nuova che poi vedrete, che ho presentato al Salone di Ginevra qualche anno fa. E ho avuto il piacere di portare anche per un breve tragitto con me il signore Yutaka, il quale appunto ha capito un pochino che la macchina ha tanta potenza, è molto leggera e bisogna guidarla con un po' di braccio, come si dice. E io non faccio altro in realtà che conservare queste memorie storiche per lasciare una memoria ai futuri, ai posteri. Queste sono cose, sono oggetti che altrimenti sarebbero andate persi. Tutte le notizie, le informazioni, le foto, la catalogazione che io in questi anni sono riuscito a mettere insieme servirà per mantenere vivo la memoria di questo marchio Ermini, che per me è un onore aver salvato dall'oblio, perché nessuno ne conosceva più di tanto. E grazie di nuovo, spero che questo video possa piacere sul vostro canale. エルジーナルさん、今日は素晴らしいお話をたくさん聞かせていただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。